Sì, è una bella novità, devo dire che è interessante, è stata una bella scoperta, un cannabinoide con un potenziale incredibile. Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale YouTube. Oggi siamo qui con Francesco di Dutch Passion per parlare dei progetti del futuro dell'azienda. Ciao Francesco, ho visto che sei tornato a trovarci allora. Sì, sono tornato, mi fa molto piacere essere qui. Soprattutto quando poi arrivi e ci porti certe novità. Sì, quest'oggi vi ho portato una new entry del catalogo Dutch Passion, è la CBG Force, la prima varietà a catalogo commerciale con alto contenuto di CBG e basso contenuto di THC. È un progetto su cui i nostri team breeder lavorano da 5 anni. Tutto è iniziato con una varietà Landrace esotica in cui, analizzando il fiore, abbiamo trovato circa tra il 5 e il 6% di CBG. È un THC molto basso, quasi lo 0,02-0,03, quindi quasi inesistente. Diciamo che il lavoro è stato fatto nelle generazioni, perché la prima generazione di questa pianta era molto poco vigorosa, poco produttiva, i fiori non erano compatti, quindi non raggiungeva la qualità che stavamo cercando e non raggiungeva i livelli di CBG che stavamo cercando. Quindi con la selezione nel tempo siamo riusciti a sviluppare una varietà che appunto è la CBG Force, che ha tra il 12 e il 15% di CBG e sempre inferiore allo 0,15% di THC, quindi quasi inesistente. Come pianta è una pianta molto resistente, ha una ramificazione satellitare molto buona, molto fitta, molto produttiva, perché comunque giriamo tra i 400 e i 500 grammi a metro quadro e i fiori compattano parecchio e di questo ne siamo contenti, perché non è stato facile stabilizzarla su quel lato lì. Ha dei pistilli ambrati molto accesi e un gusto che varia tra il fruttato e lo speziato, quasi pepato come gusto. Infatti l'abbiamo provata, vaporizzata e l'effetto appunto non è psicoattivo, però è molto rilassante sul corpo. È come quando si va a fare sport e poi dopo ti fai un bagno caldo. Ecco, la sensazione è dopo il bagno caldo che senti la muscolatura molto rilassata, quello è ciò che abbiamo sentito del CBG. Inoltre focalizza abbastanza, nel senso che stai facendo un lavoro che ti serve concentrazione, il CBG devo dire che ha funzionato parecchio bene. Come varietà molto interessante, è uscita da 2 settimane circa, abbiamo già ricevuto grandissime richieste un po' in tutto il mondo. Il THC è sempre al di sotto dello 0,15, quindi bene o male in Europa è coltivabile un po' ovunque, e in più è molto interessante il CBG per lo scopo terapeutico e per le estrazioni, quindi avere una varietà stabile al 12-13% di CBG già riesce a fare delle estrazioni molto interessanti per degli estratti anche ad uso terapeutico. E a breve infatti siamo convinti che il CBG come cannabinoide diventerà mainstream forse quanto lo è diventato il CBD nel mondo. L'unica differenza che abbiamo notato da una pianta THC, una pianta CBD e una pianta CBG è che la pianta CBG, a differenza della CBD e della THC, ha una resina che non appiccica, e noi pensiamo che questo sia dovuto alla bassissima percentuale di THC all'interno della pianta. La CBG Force, anche il CBD è parecchio basso, siamo intorno all'1%, però appunto ha ottimi livelli di CBG e ha una coltivazione abbastanza facile, essendo un ibrido 50-50 circa. I tempi di fioritura invece? Siamo tra le 8-9 settimane, quindi è parecchio veloce, sì, essendo un ibrida. Da gennaio sarà disponibile anche la versione autofiorente, quindi l'auto CBG Force. Avete già fatto lavoro di stabilizzazione, siete partiti alla grande quindi? Sì, era già praticamente pronta, solo che ci mancavano le ultime rifiniture, quindi abbiamo deciso di prendere qualche mese in più rispetto alla fotoperiodica. Sarà un'autofierente da circa 11-12 settimane, quindi non velocissima, molto compatta, non supererà il metro, allarga molto bene ma non sviluppa in altezza, e i valori di THC saranno più bassi della CBG Force fotoperiodica, perché siamo sullo 0,04, quindi quasi una traccia di THC, e il CBG siamo sul 9-11%, quindi un pochettino più basso, però per essere un dei buoni livelli comunque. Sì. Ed essere la prima, sì, sono buoni livelli. Chiediamo a te e
chi meglio di Dutch Passion ce lo può spiegare che cos'è il CBG, perché credo che poche persone sappiano di cosa stiamo parlando. Il CBG è un cannabinoide che secondo noi è molto interessante, nei prossimi anni diventerà mainstream, forse quanto lo è diventato il CBD adesso. È un cannabinoide che si può definire primordiale perché viene creato dalla pianta di cannabis prima di tutti gli altri cannabinoidi, quindi si può dire che è un po' la cellula staminale dei cannabinoidi. Il cannabigerolo si forma in forma acida, poi degli enzimi vanno a lavorare sulla pianta e da lì il CBG si trasforma in THCA, in CBDA, in CBNA, quindi in tutti gli altri cannabinoidi sempre in forma acida. Il CBG aumenta la produzione di anandamide, che è praticamente il cannabinoide endogeno che è prodotto dal nostro corpo, che tra l'altro lavora direttamente con i recettori CB1 e CB2, che sono dei recettori per i cannabinoidi che sono presenti nel nostro organismo. Sì, corretto. Il CB1 è presente nell'encefalo, mentre il CB2 è presente nella cellula T del sistema immunitario. Questo endocannabinoide aiuta a stabilizzare l'appetito, il sonno e va a lavorare in maniera molto positiva sulla memoria. Prima di tutto ci tengo a dire che come Dutch Passion non siamo dei medici, quindi ovviamente stiamo dietro gli studi che si fanno nelle università e negli ospedali, e stiamo cercando di contribuire fornendo le varietà a diverse università e diversi ospedali d'Europa e nel mondo, anche Israele, Canada, per appunto cercare di avanzare con gli studi per quanto riguarda questo cannabinoide. Però grazie anche a uno studio italiano dell'Università Federico II di Napoli, in collaborazione con l'ospedale dei Pellegrini sempre di Napoli, praticamente si è scoperto che il CBG è molto utile contro l'infiammazione intestinale, quindi diciamo che è ultimamente sempre più diffusa, di Crohn, bravissimo, le patologie. Sì, e quindi problemi al colon, ed è molto positivo perché sempre più gente ne affetta. Sì. Oltre a quello, un neuroprotettore, quindi può essere molto utile, questo l'ha studiato l'Università del Canada in Ontario, può essere molto utile per quanto riguarda le malattie degenerative neurologiche. Inoltre è molto interessante perché va ad agire sull'ansia e sullo stress. A livello di psicoattività è molto simile al CBD perché non è psicoattivo, quindi non hai quell'effetto di high, di stone come col THC, però ha una formulazione chimica che è completamente diversa rispetto a quella del CBD, quindi si può dire che è della famiglia dei cannabinoidi, ma sono due cannabinoidi completamente diversi. Sì. Negli ultimi studi che si sono fatti si vede che in una giusta proporzione in pomata è molto utile contro la psoriasi. Bene, direi che con questa chiacchierata abbiamo risolto un po' di dubbi su cosa sia il CBG, abbiamo capito anche come funziona, vediamo come rivoluzionerà il mercato questa CBG Force, cui abbiamo grandi aspettative, speriamo di rivederci presto magari in qualche fiera con qualche altra novità. Molto volentieri. Quindi se il video vi è piaciuto ricordatevi di mettere il like, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella delle notifiche. Ciao ragazzi! Ciao a tutti!